Siamo a Orsara di Puglia, questa parte di Puglia, ecco, la Puglia del Nord, siamo ai confini con la Campania, però siamo in Daunia, questo territorio meraviglioso in cui, ecco, possiamo vedere proprio di qua le famose colline della Daunia, questi promontori, queste colline dolci. Qualcuno dice, un mio amico, uno scrittore poeta, che sembrano seni di una donna, se li vedi proprio come sono messe. In fondo vediamo il Gargano, questa Puglia del Nord che domina un po' tutto il Tavoliere. E la cosa bella è che in questo luogo la nostra grande fortuna è che siamo ancora, diciamo, incontaminati, tutti questi alberi, questi boschi, queste piante, uliveti, vigneti, una natura incontaminata che secondo me, come dice il mio amico Peppe Zullo, the future is in the nature. Ciao ragazzi, benvenuti in paradiso, siamo ad Orsara di Puglia, un territorio straordinario dove un po' la natura si è fermata e dove la qualità della vita è straordinaria. Siamo in un luogo in cui il cibo che mangiamo è straordinario anche. Perciò, come dicono gli americani, we are what we think and we are what we breathe. L'aria che respiriamo è il cibo che mangiamo. Peppe Zullo nasce ad Orsara di Puglia, ecco, nel secolo scorso, parliamo degli anni 50, dove vive fino a circa l'età di 20 anni. Poi negli anni 70 questo sogno, ecco, era l'epoca, era il sogno americano, il famoso American Dream. Il sogno di Peppe Zullo era quello di aprire un ristorante in America. Nel 78-79 ci riesce questa bellissima esperienza, Peppes con la S anglosassone, buon gustaio, un'esperienza straordinaria, un'esperienza che è servito tantissimo a capire, a crescersi, ma fondamentalmente a confrontarsi. E nel mondo del cibo questo confronto è un confronto importante, un confronto essenziale per capire poi la strada da prendere, anche perché, diciamo la verità, fare cibo, fare cucina, fare cibo italiano negli anni 70 negli Stati Uniti non era cosa facile. Oggi per me è più che un onere, un onore rappresentare in questo momento quello che è il cibo, il nostro cibo, il cibo della Bassa Italia, il cibo, ecco, anche del nostro sud, un cibo legato alla dieta mediterranea. Parlare di dieta mediterranea per me è solamente un onore e un privilegio. Si è da poco conclusa l'ora di pranzo. Cosa c'era sulla tavola di Peppe Zullo? Cosa non può mancare? Sicuramente oggi c'era qualcosa di straordinario. Oggi, ecco, nella semplicità abbiamo fatto una bella frittata, ma con delle uova di anatra, di oca, di germano reale, perciò anche questo è un privilegio. Delle uova vere appena raccolte dal, diciamo, dal pollaio, e una frittata con gli asparagi selvatici. Era qualcosa di delizioso, di straordinario. Però quello che non può mancare è un buon bicchiere di vino. E noi qua, insomma, in azienda abbiamo anche questo privilegio di produrre vini della nostra bellissimo territorio. Uno di questi che a me piace di più, che lo abbino sempre anche oggi con la frittata degli asparagi, è un bellissimo vino rosato. Abbiamo questo vino rosato fatto da uve nero di Troia, che è un vino che si abbina un po' con i nostri piatti, si abbina, ecco, con queste paste, con le verdure, con questa frittata con gli asparagi, che è un vino straordinario. Poi naturalmente a questo qua, ecco, un luogo dove ci sono tanti alberi d'ulivo, e il grande olio extravergine ci deve essere sempre di grande qualità, che è una cosa molto importante. Poi in azienda noi, ecco, parlavo di uova, naturalmente abbiamo proprio una zona dedicata agli animali, ma non perché ci piaccia, è una cosa che, come dire, che ci rallegra, perché vedere animali che, insomma, dal vivo ti producono uova o tutto quello che può servire insieme ai nostri maiali neri e tutto il resto, a noi ci serve tanto, perché tutto il cibo edile, commestibile, quello che avanza, lo facciamo girare e lo diamo ai nostri animali. Se io penso, per esempio, che devo pulire un'insalata della quale il 40% lo butto nell'umido, quel 40% io lo do alle mie papere, alle mie galline, che mi fanno delle uova buone, saporite e genuine. Peppe, nei tuoi viaggi all'estero sentivi nostalgia di qualche prodotto? Ma sicuramente la nostalgia la senti, senti la nostalgia di quello che è il nostro cibo contadino, cosa che tu non potrai mai trovare in altri luoghi. Ecco, parlando delle nostre verdure spontanee,
E poi anche se attualmente, ma io parlo di 40 anni fa, attualmente si trovano tanti prodotti anche di ottima qualità, prodotti diciamo di tipo italiano, però all'epoca sicuramente un buon olio extravergine di Coratina, di Peranzano di Ravece, di questi territori, cosa che non si trovava. E in più ecco questo uso anche ecco, di alcuni tipi di paste, le paste fatte a mano di farina fresca, che in genere all'epoca non trovavo. Cos'è per te la dieta mediterranea? Ma per me la dieta mediterranea è un elemento essenziale per la mia persona, la mia alimentazione e per i miei ospiti. Sicuramente ecco, seguire questo stile di vita, perché la dieta mediterranea non è solamente il cibo, è la qualità della vita in genere, è come una scelta di vita che ci preserva fondamentalmente anche da, come dire, da una vita che poi ci porterebbe anche a una cattiva salute. Ecco, io quando penso alla dieta mediterranea penso alla salute, penso a qualcosa di buono, a qualcosa di bello, a qualcosa che mi fa star bene. Per me la dieta mediterranea, per il lavoro che faccio, per il luogo dove vivo e per essere mediterraneo, essere italiano, è una cosa fondamentale. Parlando di cibo, parlando di dieta mediterranea o di prodotti che lo compongono, secondo me, ecco, il cibo è anche un momento importante di convivialità, cioè stare a tavola, condividere il cibo, parlare di cibo, eh, poterlo godere, sicuramente questo è uno degli aspetti più importanti proprio della dieta mediterranea, la convivialità. Dividere e condividere del buon cibo e del buon vino sicuramente serve a renderlo anche migliore. Peppe, un esempio di convivialità in cucina? Ma convivialità in cucina, diciamo che i momenti più importanti, anche perché in momenti c'era più cibo, c'era più, come dire, voglia di stare insieme in famiglia, erano i momenti delle feste, insomma, ecco, le feste più importanti era Pasqua, Natale, poi la domenica, ecco, una domenica in famiglia era una cosa straordinaria perché la domenica c'era un cibo come dire, un po' leggermente più ricco, più ricercato, cioè questi piatti un pochettino più importanti, questi piatti più che non mangiavi tutti i giorni. Ecco, il bello di questi giorni che tu aspettavi proprio la domenica per poter poi gustare questo piatto diverso da quello che si mangiava tutti i giorni. Però una cosa che mi ricordo, che poi mi riporta anche a questo grande personaggio come dire, della canzone italiana, è un cantastorie grande, mi ricordo questo suo passaggio, ecco, nelle feste, nella domenica. La domenica era bella perché, come diceva Tony Sant'Agata, ne vede l'ora che viene Natale per mi fare una mangiata di maccarone. Maccarone era la pasta che si comprava, era la pasta che, perché in genere noi era sempre solo acqua e farina, e la domenica, la festa era proprio questo, mangiare quelle cose che non mangiavi normalmente e che tu desideravi. E sicuramente i maccarone cattate era quello che poi ti faceva stare bene, insieme alla condivisione con tutta la famiglia, che era un momento di grande festa e di grande armonia. E invece l'atmosfera in cucina, cosa si respirava? Ma sicuramente gioia, felicità, perché il cibo era una moda di gioia e felicità. Oggi il cibo per molti aspetti a volte diventa, come si dice, un optional. E all'epoca tu stavi in cucina e cercavi anche di dare la mano, di aiutare, di dare un contributo, di collaborare, di imparare. Io per esempio ho imparato a fare l'orecchietta con mia madre, che insomma un po' per gioco, un po' per voglia di imparare, un po' a volte perché eri costretto, magari insomma serviva una mano, un contributo a collaborare, specialmente nelle feste in cui c'era bisogno di preparare più cibo, davi un contributo, ma questo contributo alla fine insomma ti rendeva felice perché riuscire a far mangiare della gente e essere apprezzato per quello che tu facevi sicuramente insomma era un bel privilegio. Peppe, cosa hai portato con te nei tuoi viaggi all'estero e con cosa sei tornato? Sono stato nel Massachusetts dove anche là ho imparato a cucinare anche i loro prodotti, per esempio, che ne so, loro cucinano molto pesce, per esempio l'astice, più che altri prodotti. Insomma, c'è anche quello un modo di imparare, però poi è un tipo di cucina che tu impari ma la cucina non ti appartiene. Se dovrei parlare di qualcosa che ho imparato che mi è rimasto dentro, ecco una frase in inglese che noi molte volte, noi in Italia, ma a volte anche i giovani non credono,
e che non crediamo in tutto il patrimonio che noi abbiamo, le cose belle e buone che noi abbiamo. E la chiuderei in una frase: believe to make a believe, credere per far credere. Se noi crediamo in quella che abbiamo, nel nostro grande patrimonio, sicuramente saremo più, come dire, saremo più attrattivi e sicuramente daremo ancora di più, daremo più forza, più valore a quello che abbiamo, perché molte volte noi, come si dice, insomma, pensiamo che le cose degli altri sono sempre più buone, invece no. Cioè, ecco, io quando giro per i boschi, nell'orto, mi rendo conto, vedo cose che gli altri non c'hanno e noi siamo fortunati ad averle. Mantenere rapporti umani con le piccole realtà rurali, come quella in cui vivi, è importante. Secondo me mantenere rapporti con il territorio, con i produttori, con i contadini è fondamentale, perché poi alla fine io come ristoratore, come cuoco riesco ad avere tanti prodotti, però a volte hai bisogno anche degli altri e coinvolgere dei piccoli produttori, dei contadini è fondamentale perché crei una contaminazione, un interesse verso questo tipo di materia prima, verso questo tipo di cibo, però diciamo la verità, poi stiamo parlando anche di economia sociale. Ad esempio io ho, ecco, giù nella mia cantina c'ho la casa del pomodoro, ognuno la vede e dice mamma mia sto pomodoro quanto è bello, dice ma quanto ti costa? Ma io dico che Michele che mi ha preparato il terreno, ha preso dei soldi per fare quel lavoro, Antonio che li ha piantati, la signora Pasqualini che mi ha fatto la passata, hanno preso tutti i soldi, per questo, questo chiamiamola economia sociale. Normale che, ecco, specialmente in questi periodi in cui poi ci rendiamo conto che quelle cose che non hai, che arrivano da fuori, diventano importanti, preziose, perché io dico questo, se io, ecco, usassi una passata, ecco, cinese, ecco, per dirne una, alla fine non creerei economia sociale, non creerei interesse in questo territorio. Siccome secondo me per dare interesse a questo territorio, farlo crescere e creare economia, bisogna coinvolgere i piccoli produttori, i contadini, gente che ha voglia di capire, di fare e di vivere in questi luoghi. Quanto sono importanti per te i prodotti locali? Ma secondo me sono fondamentali perché uno che viene in un luogo, ecco, il termine stesso è locale, sono prodotti che identificano un luogo. Se uno viene ad Orsara qua a mangiare e io gli faccio mangiare dei prodotti che non ci appartengono, come dire, non riesce a trasmettere a quella persona il luogo. Ecco, secondo me quando più prodotti locali usiamo, più è importante fondamentalmente a valorizzare un territorio, a creare anche un'economia sociale, però a dare identità. Cioè il prodotto locale identifica un luogo e siccome noi qua, grazie a Dio, sui Monti Davoni, su questa parte di Puglia del Nord, di prodotti diciamo locali, sia coltivati, addomesticati, ma anche selvaggi ce ne sono tanti, per me diciamo che è quasi una missione fare questo. Tradizione o innovazione? Ma io dico che non c'è innovazione senza tradizione, insomma, ecco. Quando parliamo di materie prime, ma fondamentalmente quando parliamo di cibo, il cibo deve essere contemporaneo. Il cibo è quello che tu raccogli, quello che in quel momento hai in mente di preparare e deve essere un cibo che ci appartiene. Un cibo che è fatto di grandi materie prime, però senza trascurare la tradizione. Io quel ricordo, quel profumo di aglio soffritto di quando ero bambino lo riporto nei piatti di oggi. È normale che cosa bisogna fare? Bisogna equilibrare i piatti, bisogna usare meno grassi, bisogna fare più attenzione, bisogna ecco, dosare quello che si fa. Perciò ecco, tanta tradizione, tanta innovazione, però un cibo contemporaneo, quella è la cosa più importante. Gli altri nell'ortica, nella borragine, ci vedono erbe infestanti, tu cosa ci vedi? Ma io vedo un tesoro. Quando ti viene offerto qualcosa gratis, perché basta farsi un giro nei campi del bosco, lo raccogli, lo prendi, lo porti a casa e lo cucino, è un patrimonio. Purtroppo c'è della gente che non riesce a vedere al di là del proprio naso. Basta essere attenti, basta informarsi, basta, come dire, documentarsi su questo tipo di erbe. L'ortica è un'erba che viene utilizzata in tante preparazioni in cucina, ma è anche un'erba medica, la borragine, il borrago officinale, si possono fare dei piatti stupendi, straordinari. Basta avere un po' di fantasia e sicuramente questi, come si può dire, questi prodotti possono dare veramente un grande valore, quel valore aggiunto alla nostra cucina mediterranea. Oggi fare una passeggiata in un prato,
ecco, queste belle giornate, la passeggiata in un prato, ma meno ancora in un bosco, perché il bosco a volte riesce a trovare delle cose ancora più interessanti. Per esempio, sembra una sciocchezza, ma tu vedi una pianta spinosa, il puncitopo, però se tu vai sotto in primavera trovi dei germogli con la quale sbollentati con un filo di olio e sale hai fatto una cosa straordinaria. Gli asparagi selvatici, sicuramente un grande patrimonio, ma poi anche le verdure, quelle diciamo più comuni, che può essere una bietola selvatica, un tarassaco, che può essere la cicoria selvatica, il finocchietto selvatico, questi profumi meravigliosi. E poi insomma, se io devo dire proprio una delle verdure spontanee della quale io sono innamorato, sicuramente è la borragine, una di queste erbe spontanee con la quale si possono fare dei piatti straordinari e con la quale riusciamo a dare dei profumi, dei colori veramente straordinari alla nostra cucina. E con questo bellissimo cesto di natura, di verdure spontanee, che sta bella borragine, ora ce ne andiamo in cucina a cucinare. Siamo in cucina, eccolo qua il nostro bellissimo cesto con le nostre verdure spontanee, con i nostri fiori, e andiamo a preparare un piatto semplice, tradizionale, però che poi è, come dire, innovazione, ma fondamentalmente faremo un piatto che ci appartiene, un piatto che ci fa stare bene, un piatto che ci rende felici. Abbiamo solo acqua tiepida e farina. Farina di grano arso, un cibo dei poveri, il cibo dei più poveri. Come diceva Matteo Salvatore, prima, secondo, terza scelta, pasta nera almeno volesse mangiare. Farina di grano arso, un cibo che fa parte della nostra storia, della nostra cultura, che oggi è diventato un cibo intelligente, perché la storia e cultura e tradizione sicuramente è il futuro. Ecco, una volta che noi abbiamo fatto questo grissino, lo prendiamo e facciamo dei dadini, vedi? E da questo ci divertiamo a fare orecchiette, vedi? Stiamo facendo dorare il nostro olio extravergine con questo aglio fresco, questo aglio profumatissimo. Ecco, in questo caso l'aglio diventa color oro. Nell'acqua che bolle abbiamo immerso le nostre verdure spontanee, queste nostre foglie mischke. Cottura è brevissima, proprio qualche minuto, perché vogliamo conservare il colore e il sapore delle verdure. Prendiamo le nostre orecchiette, le nostre verdure, eccole qua, e le facciamo saltare. Eccolo qua il nostro piatto, che è un po' l'essenza della semplicità, un po' di acqua e farina, olio extravergine, verdure spontanee. Ecco, vogliamo dare un tocco proprio di, come dire, di territorio. Io aggiungerei un po' di questo cacio ricotta, questo è un cacio ricotto fatto con latte di capra, tipico della Daunia, e un po' di neve. E poi, perché no, qualche fiore, come dire, serve sempre a rendere le cose più belle e più buone. Ed ecco qua il nostro piatto finito, bello ma soprattutto buono. A voi, simple food for intelligent people.